Nel video di oggi parleremo di un impianto fotovoltaico dalla A alla Z. Andremo ad analizzare ogni dettaglio. Non è una cosa difficile, ma dobbiamo seguire attentamente quelle che sono le informazioni che ci vengono fornite innanzitutto dai fornitori per quanto riguarda i singoli prodotti. Ricordate che parliamo sempre di corrente, può essere pericolosa. Se non sapete cosa fare, avvaletevi di un esperto. Ora, in questo video andremo a vedere le caratteristiche dell'inverter, dei regolatori di carica, della configurazione con le batterie litio-ferrofosfato e l'abbinamento con tutti quei componenti come il BMS, l'equalizzatore attivo e le stringhe di pannelli. Sarà un impianto base, quindi 12 volt, e voi non farete altro che moltiplicare per 2 o per 4 gli impianti da 24 volt o 48 volt. Buona visione e iscrivetevi al canale. La prima cosa che ci tengo a dire è che questo impianto è stato acquistato e testato da me. Prima di fare questo video ho fatto passare il solito mese e mezzo, perché mi sembra doveroso, per serietà del canale, andare a dire le cose che ho testato personalmente. Quindi questa è un'esperienza mia personale. Essendo un test, può essere facilmente modificata, perché a secondo del tipo di inverter che andrete a comprare, se è un ibrido o non un ibrido, io in questo caso ho usato un inverter non ibrido, quindi i regolatori di carica sono separati, poi vedremo le schede con tutti i dettagli. Quindi c'è molta soggettività in questo impianto, ecco perché io vi invito a seguire questo video per ciò che sono tutti i consigli e l'esperienza personale, ma poi dovrete andare voi personalmente a capire quali prodotti sono più idonei. Ecco perché in questo canale si fa cultura sulla materia energia alternativa, che sia fotovoltaico, eolico, geotermica, e nel tempo vedremo tutti i video che ci sono in programma. Ma però dovete avere l'accortezza di valutare nel vostro fai da te che cosa state facendo, l'importanza dei fusibili, l'importanza dei cavi, del dimensionamento dei cavi, tutti già descritti anche in altri video. Questo è importante per fare un impianto equilibrato, non si possono avere, già lo sappiamo, troppi pannelli, poche batterie o viceversa e non caricarle mai. A questo punto seguite le indicazioni del canale e acquisite quella che è lo scopo del canale, la cultura generale o dettagliata sull'argomento, e poi buona realizzazione del vostro impianto. Ma passiamo adesso alle schede nei dettagli, avvicinando la telecamera. Eccoci quindi all'interno della scheda tecnica che ho preparato con un software appropriato per facilitare tutta la spiegazione. E qui vediamo già tantissime cose, tanti prodotti connessi tra di loro. Ci sarà una spiegazione dettagliata in modo che andiate seriamente a capire come è formato, come è composto un impianto fotovoltaico. Andremo non in questo video ma nei prossimi anche direttamente sull'impianto realizzato e vedrete la stessa cosa di questo video, di questa scheda, però montata effettivamente nella postazione, cioè nel laboratorio, e andremo a toccare con mano quelli che sono tutti poi i parametri, i funzionamenti, eccetera. Allora, qui a sinistra vedete il primo prodotto, cioè l'inverter. Questo è un inverter 12 volt toroidale, ovvero col trasformatore toroidale che dà un'onda sinusoidale pura, ed è un inverter 12 volt 3 kW di potenza. Ora, la prima cosa che ci tengo a dire per quanto riguarda gli inverter è che la tensione che io consiglio, tensione di lavoro per l'inverter a 12 volt, è rapportata a un massimo di picco di 3 kW. E quindi una casa modesta piuttosto che un camper o una barca a vela che utilizzano in maniera continua 200-300 watt, poi si accende il frigorifero, passano a uno spunto di 1000 watt e dopodiché riscendono a quello che è una linea di assorbimento normale intorno ai 200 watt. Però nel momento in cui si accende una pompa di calore deve reggere magari 2 kW e dopo ritorna a regime se è un inverter con 1000 watt, 800, 700. In questo modo questo impianto a 12 volt, con inverter a 12 volt, ha senso. Questa prima cosa che vi ho menzionato è importantissima perché da test che faccio da anni e sono arrivato già da tempo a questa conclusione, però ve la voglio trasmettere. Quando superiamo i 3 kW e quando restiamo con un inverter da 3 kW intorno al kilowatt di consumo, i cavi cominciano a diventare tiepidi, e se andiamo su 1,5 kW e questo inverter regge 3 kW fissi
però la dimensione dei cavi è veramente importante, comincia a diventare veramente caldo. Poi c'è anche il problema dei BMS che non sono mai, l'abbiamo visto nel video precedente, strutturati in modo da avere cavi adeguati per la 12 volt, e quindi abbiamo veramente, in un consumo diverso da quello menzionato prima, abbiamo surriscaldamento, abbiamo dispersione termica e perdiamo un po' di potenza delle batterie. Ma è chiaro, se siamo in un ambiente modesto, una casa normale, intorno ai 2 kW, 3 di spunti massimi, ma di solito a regime 3, 4, 5, 700 watt, è l'ideale, perché con questo, ad esempio in un camper, non andiamo a fare modifiche di tensione, ma lavoriamo direttamente nel modo opportuno anche con l'alternatore, e lo stesso la barca a vela per quanto riguarda il suo motore. Quindi questo inverter è esattamente commisurato al 12 volt modesto, ma se superiamo le stringhe, cominciamo ad avere diversi pannelli, diversi regolatori e alziamo le potenze, consiglio sempre personalmente il 48 volt, perché il 24 volt alla fine diventa una via di mezzo utilizzata ampiamente. È una questione anche di acquisto di batterie, perché con la 48 volt siamo obbligati a comprarne 16 al litio ferrofosfato. Quindi rimaniamo su questi parametri: 12 volt, situazione modesta, 48 volt se abbiamo importanti consumi. Andiamo adesso a descrivere il secondo prodotto, il regolatore di carica. In questo caso ne abbiamo posizionati due. Questi sono due regolatori di carica che nel caso specifico di questo impianto sono PWM, sono 60 A, 12 volt. Ora hanno molta potenza. Perché PWM? Perché non c'è un'ottimizzazione, potevamo scegliere anche gli MPPT indubbiamente sotto il profilo del 20-30% di corrente che producono in più, ma essendo qua una regione del sud e quindi calda, gli MPPT non avrebbero avuto una produzione ottimale, nel senso che quando le temperature salgono e i pannelli iniziano a scottare, come succede per la maggior parte delle volte che il sole colpisce i pannelli, l'ottimizzazione scende. Questo è un impianto che risulta più economico, perché questi 60 A, trovate i link anche in descrizione del video, costano intorno ai 60-70 euro l'uno, mentre se compriamo un MPPT che ha una resa ovviamente superiore, però comincia a costare già intorno alle 180-200 euro. A questo punto, con questo prezzo e due da 60 A, abbiamo una produzione molto alta, e anche qui c'è da dire qualcosa di importante. Per quanto riguarda quindi i regolatori di carica, si apre un mondo, veramente sono tanti, di tante tipologie. Le cose fondamentali da rispettare sono alcune. Primo, è meglio acquistarli sovradimensionati affinché scaldino, perché scaldano, ma meno rispetto ad arrivare al limite dove potrebbero bruciare, e non devono bruciare. Detto questo, ci sono gli MPPT. Ora c'è un po' una diatriba sugli MPPT, sono meglio dei PWM. Io dico, obiettivamente sono meglio gli MPPT perché sono più prestazionali, ma tutto l'impianto sempre va commisurato alle nostre esigenze. Ecco perché io ho scelto il PWM, perché in un impianto dove è sempre estate, dove fa caldo, dove anche in autunno può far fresco fuori, ma quando il sole batte sui pannelli sono caldissimi, l'MPPT rende meno, costa molto di più, è un po' più sofisticato, però la scelta è sempre personale, decidete voi che cosa volete fare. Chiaro, se abitiamo invece in una regione del nord Italia o il nord Europa, è meglio un MPPT, perché le temperature sono veramente molto più basse e la resa è molto più alta, può arrivare a un massimo del 30%. Ora, che cosa dobbiamo tenere presente di un regolatore di carica? Non solamente gli ampere, questi due sono da 60 ampere. A ognuno di quelli c'è collegata una stringa di pannelli, e le stringhe collegate ai singoli regolatori di carica poi scendono per unirsi alle LiFePO 4 passando dal BMS. Ora il punto è questo: quindi che pannelli fotovoltaici devo comprare? Un totale di 60 ampere? No. Un totale di 50 per stare un po' più light? No, perché i parametri da considerare sono tre: i watt, i volt e gli ampere. In questo caso sono stati utilizzati, vedremo poi i dettagli, 5 pannelli ogni stringa. Questi 5 pannelli sono da 150 watt, 9 ampere. Ok? Ora, il regolatore di carica regge al massimo 770 watt,
e 60 ampere. Ora c'è un'incongruenza perché questi pannelli da 150 watt, se io devo arrivare a 780 watt ne devo mettere 5 massimo. E difatti è quello che è successo. 5 per 150 fa 750, siamo leggermente sotto. Ora 5 di questi da 9 ampere fa 45, quindi siamo molto sottodimensionati, ci sarebbe spazio per un altro, ma se mettessimo il sesto pannello ci siamo come ampere, ma usciamo dai watt. Ecco, questa è una cosa che non va bene. Quindi non bisogna solo comprare un regolatore di carica da 60 ampere, ma che tenga presente, che tenga conto di ampere, watt massimi, e in questo caso ci siamo, e volt. Se io voglio mettere i pannelli in serie, i volt si sommano, se voglio mettere in parallelo, i volt rimangono quelli. La scelta di questo regolatore di carica è stata una scelta equilibrata perché lui consente di lavorare intorno ai 22-23 volt per quanto riguarda la 12 volt, quindi non andranno bene i pannelli da 36 volt che invece vanno benissimo per la 24 volt o per mettere le stringhe in serie eccetera. Qui sono state messe in parallelo, quindi 5 pannelli in parallelo da 21 volt, tensione rimane quella accettata dal regolatore. Gli ampere diventano 45, ampiamente sotto, e i watt sono 750 sotto rispetto alle Pever che consente massimo 770. Quindi i 3 parametri li abbiamo rispettati nel range. Qualsiasi configurazione facciamo in parallelo, in serie, qualsiasi regolatore di carica compriamo, dobbiamo tenere presente di questi 3 parametri, non solo degli ampere. Ed eccoci al pezzo forte dell'impianto, le batterie LiFePO 4. Queste saranno ovviamente commisurate ed equilibrate all'impianto, ovvero dovranno dare la corrente giusta all'inverter, la corrente da lui richiesto, ma non può essere un inverter eccessivo, le batterie sottodimensionato, perché sennò avremo un calo di tensione durante i grandi consumi che è esagerata. Allo stesso modo non possiamo avere poche batterie e 120 ampere in ingresso, perché se le batterie hanno poca capacità, pochi ampere ora, andrebbero a caricarsi in maniera eccessiva e anche qui vogliamo aprire una parentesi. Cosa vogliamo dire quindi delle LiFePO 4? Innanzitutto un dettaglio minimo, la pronuncia è LiFePO 4, non è LiFePO 4 perché Life non è life, è litio ferro fosfato. Se volete parlare inglese è lithium iron, che significa ferro, phosphate. Questo è un dettaglio che vi è utile perché quando chiamate in Cina o in America e dovete acquistare, loro capiranno anche attraverso questa sottigliezza che siete nuovi e potrebbero quindi dire ok, invece del grado A dagli il grado B e invece del prezzo di favore aumenta, semplicemente perché abbiamo detto LiFePO4, lithium iron phosphate o litio ferro fosfato. Scusate questo dettaglio, ma mi sembra importante in questo canale aggiungere anche le cose di poca importanza, ma che poi si rivelano importanti nei momenti degli acquisti. Cosa diciamo di queste batterie al litio? Abbiamo detto non devono essere sottodimensionate, perché? Questo vale anche per le piombo, qualsiasi batteria. Quando abbiamo 200 A, 4 batterie in serie al litio ferrofosfato e abbiamo un inverter da 3 kW, il momento in cui assorbiamo 3 kW, la tensione di quelle batterie precipita. Non la corrente che rimane dentro e con difficoltà esce, ma precipita la tensione e l'inverter che abbiamo tarato per andare in protezione a una certa tensione perché non deve scaricare troppo le batterie, entrerà in protezione sganciando l'alimentazione. Ecco che quindi l'equilibrio tra l'inverter, le batterie e il regolatore di carica è fondamentale. Allo stesso modo sappiamo tutti che le batterie al litio prismatiche possono essere caricate al massimo a 1C, ma chi le caricherebbe a 1C, rovinandole in un tempo sicuramente inferiore rispetto a questi famosi 10 anni? Allora ecco che dobbiamo caricarle in 0,4, 0,2C. Significa che se noi abbiamo delle batterie che
sono da 200 A, noi possiamo caricarle con lo 0,4, ovvero meno della metà, quindi intorno agli 80 A. Con 80 A andremo a caricarle bene e in maniera soddisfacente. Ecco che qui, avendo montato due regolatori da 60 che in realtà in funzione dei pannelli producono al massimo, dopo lo vedremo anche nei prossimi video quando saliremo in laboratorio a vedere quello che è successo in maniera reale, in maniera pratica, sono entrati al massimo 95,7 ampere di produzione di questi pannelli, perché c'era anche un beneficio della cosiddetta rifrazione del cielo, quando ci sono quei cieli azzurri e c'è qualche nuvola bianca che aggiunge elementi, o quelle giornate azzurrissime invernali con la neve che riflette sui pannelli. Qui abbiamo anche un leggero incremento di produzione. Bene, questa proporzione tra le batterie, la capacità in ampere-ora delle batterie rispetto a quanto l'inverter deve assorbire e rispetto a quanto deve ricevere dai regolatori di carica è essenziale. Quindi andiamo a programmare, a progettare un impianto che sia equilibrato. Tutto questo, che è solo un esempio, se lo andiamo ad adattare a una barca piuttosto che un camper, andrà ridotto tutto, perché se vogliamo mettere solo 3 pannelli o 2 sulla barca, diventa strasuperfluo mettere 2 regolatori da 60 A, ne basta uno da 30. E che inverter andremo a utilizzare? Non possiamo avere 3 kW se abbiamo le batterie da 200 A e 2 pannelli, quindi ci dovremo accontentare di un massimo 1000 watt di spunto. Queste considerazioni sono importanti per evitare poi di comprare cose che non riusciamo a utilizzarle al meglio o che vanno a consumarsi prematuramente, come nel caso delle batterie, o che vanno addirittura a fondersi, come nel caso dei regolatori di carica o degli inverter. I pannelli li abbiamo già descritti, sono 2 stringhe da 5 e le caratteristiche sono 150 watt ogni pannello per 21 volt e sono quelli classici da utilizzare per la 12 volt. Sono stati messi in parallelo e questo più e meno arriveranno direttamente al più e meno del regolatore di carica. Ogni stringa sarà sul suo regolatore di carica. Non andiamo a sommare prima i pannelli, ma ogni stringa sarà regolata dal suo regolatore di carica. Vedete che poi cominciamo anche a scendere. Quando vediamo i pannelli che entrano nel regolatore di carica, una stringa di qua, una stringa di qua, poi insieme andranno alle batterie. Se guardate le connessioni sono esattamente sommate alla stringa più e alla stringa meno che è comune a tutti. Ora, questo è un dettaglio importante. Andiamo quindi a creare i giusti pannelli, i giusti regolatori ed entriamo nelle batterie. Come vedete c'è un aspetto importante da considerare che adesso vedremo ampiamente ed è quello dei fusibili e degli staccabatteria. Ad ogni passaggio di corrente c'è un fusibile, dai pannelli c'è un fusibile, dal regolatore di carica alla batteria c'è un fusibile. E lo stesso per l'altro regolatore di carica. Io qui ho scritto fuse, cioè fusibile, ma questo deve essere un fusibile e uno stacca batteria. Questo deve essere un fusibile e uno stacca pannelli, oppure, come adesso si usa, potrebbe essere un fusibile ripristinabile, cioè che è inglobato nello stesso meccanismo sia la possibilità di staccare la corrente quando ne abbiamo necessità, oppure di staccarsi da solo quando dovesse succedere qualcosa, ad esempio la sovraccarica. Bene, questi in azzurro sono 2 relè allo stato solido che vengono interposti sulla linea dei pannelli, perché adesso andremo a vedere questi componenti fondamentali che sono il BMS e l'equalizzatore attivo. Se il negativo del P- Palermo- dovesse staccare tutta la linea, noi andremo a bruciare il regolatore di carica e per questo abbiamo interposto 2 relè allo stato solido che sono comandati dal negativo del BMS e dal positivo che è comune con tutta la linea. E anche qui andiamo a dire delle cose importanti. E qui adesso entriamo in quello che oramai abbiamo già capito essere il punto dolente, il nocciolo della questione, cioè il BMS, il relè allo stato solido, l'equalizzatore attivo
attivo, tutte queste cose che devono essere sommate in un impianto con le batterie al litio e che sono fondamentali. Vi dico una cosa in anteprima, io nell'altro laboratorio sto già testando delle batterie al litio senza BMS, o meglio, con un utilizzo del BMS particolare e che ci consentirà, ma prima devo finire il test, ecco il senso qual è. Di questo canale non si parla a caso se le cose non sono state testate. Quale sarà il senso? Non è tanto risparmiare i soldi del BMS, quanto avere delle protezioni in più, perché sappiamo che il BMS quando sgancia il polo negativo c'è un alto rischio, un forte rischio che si vadano a bruciare i regolatori di carica. Ora, molti regolatori di carica hanno delle protezioni nelle quali io comunque credo poco, soprattutto gli ibridi, cioè quelli inglobati in un unico apparato, sono molto sensibili allo sgancio delle batterie e purtroppo quando il BMS ha un'anomalia, anche una sola cella, e il modo in cui l'abbiamo tarato deve entrare in protezione per sovraccarica, sovrascarica e quant'altro, lui sgancerà il polo negativo. Avremo una non alimentazione dell'impianto, abbiamo magari tanti pannelli esposti al sole che producono, il regolatore di carica si potrebbe bruciare. Ora, è per quello che si frappone questo relè allo stato solido, ma non funziona sempre. Dai test fatti ho potuto vedere che alcuni inverter ibridi con regolatore incorporato sono alimentati dai pannelli anche quando la batteria si sgancia. E questa è una cosa che può provocare la bruciatura del regolatore di carica. Perché? Perché questa tensione che entra dai pannelli non va alla batteria, ma alimenta sia l'inverter che il relè allo stato solido, perché il polo negativo, il positivo è sempre connesso, il polo negativo è connesso all'impianto solare. Quindi questa è una situazione che nel test che sto facendo del BMS, cioè come usare un impianto litio ferrofosfato senza BMS, c'è anche la possibilità di risolvere questo problema. Adesso vediamo come si evolvono i test, dopodiché sarà un piacere ovviamente rappresentarli in un video specificissimo. Andiamo a vedere adesso questi punti dolenti, questo BMS e questo equalizzatore attivo, prodotti ad oggi essenziali e fondamentali. Vi ricordo che i miei sono sempre test, sono le mie esperienze personali che pubblico e vi rendo partecipi di questa cosa, quindi se volete fate queste cose, ma riflettete bene se il vostro impianto è così, è un po' diverso, lo volete modificare, perché qui si tratta poi di bruciare componenti, di fare errori che sono gravi. Mi dispiacerebbe per voi. Ora, il senso è proprio quello dell'autonomia. Noi con questo canale noi costruiamo energia ed è una cosa bellissima. Nel nostro piccolo anche diamo una mano a questo pianeta oramai sfatto, però dobbiamo avere sempre una coscienza attenta sulle cose che facciamo. Qui vediamo un dettaglio, quello del BMS, quello dell'equalizzatore attivo e quello delle batterie. Ora, la connessione attraverso questi tre apparecchi avviene attraverso dei cavi. Il cavo nero, che è uno per il BMS, il cosiddetto B-, e uno per l'equalizzatore attivo, vanno insieme al polo negativo. Invece gli altri cavi rossi, a seconda dell'impianto che avete, vanno tutti connessi a ogni polo positivo partendo dal primo, che è quello vicino al polo negativo. In questo modo, quando abbiamo montato tutti i cavi, partirà il BMS, partirà l'equalizzatore, ma come abbiamo già detto in un altro video, il BMS può darsi che non parta. Quindi cosa dobbiamo fare? È molto semplice. Dobbiamo misurare innanzitutto la tensione della batteria, quindi misureremo polo negativo e polo positivo e dovrà essere uguale alla tensione che misureremo dal polo positivo al P-. Ora, se la tensione non è uguale, ipotizziamo, se misuriamo la tensione direttamente in batteria, vediamo che è 13,2. Quando misuriamo da questo positivo al negativo, vediamo del B-, ovviamente, scusate, vediamo che è 8 o 9 volt, vuol dire che il BMS non si è attivato.
Che cosa facciamo a questo punto? Simuliamo una carica, cioè dobbiamo prendere un caricabatterie o un alimentatore stabilizzato come quelli che ci sono nel link e andremo a mettere una tensione leggermente superiore. Se la batteria si trova a 13,2, noi metteremo 13,5, 13,7, quello che vogliamo, e posizioneremo il positivo qua e il negativo qua sul P-. A questo punto daremo al BMS la sensazione che si stia iniziando una carica e lui si attiverà. Sto parlando nello specifico dei BMS della Daily, poi ci sono anche tanti altri BMS, ognuno ha un po' le sue caratteristiche, però di solito quando andiamo a dare alimentazione a un BMS lui si attiva e avremo la possibilità anche di vedere direttamente il Bluetooth attraverso il telefonino. Un'altra cosa che qui vedete sono i fusibili. Sul polo positivo ho posizionato un fusibile e quindi non l'ho messo sul polo negativo che va direttamente al BMS per un semplice motivo, perché il BMS ha già un relay che sgancia in caso di problematiche, mentre l'ho messo sul positivo che va dall'inverter alla batteria. E questo fusibile o fusibile ripristinabile con relativo poi stacca batterie è fondamentale, perché nel caso ci dovesse essere un cortocircuito nell'inverter che crea un contatto fisso di fusione da cortocircuito, questo cavo diventerebbe incandescente fino a prendere fuoco e invece si dovrà sganciare. Di quanto dovrà essere questo fusibile? Dovrà essere leggermente maggiore del massimo assorbimento dell'inverter. Vi faccio un esempio: se l'inverter è da 3 kW e può arrivare a un picco da 3,6, il fusibile dovrà reggere i 3,6, quindi metteremo un fusibile da 3,8, da 4, in modo che solo se c'è un cortocircuito lui salterà, ma dovrà resistere e tenere anche le varie temperature di passaggio della corrente. Qui ho disegnato un fusibile sull'equalizzatore che nessuno mette e io stesso non lo metto, perché mi sono chiesto: se un equalizzatore dovesse andare in cortocircuito, è vero che è una cosettina piccola, scoppierebbe uno dei condensatori, non è un problema, però potrebbe essere anche opportuno un fusibile qua. È solamente un'idea, ma io stesso qui non l'ho messo. Una cosa importantissima: ogni cavo rosso va al suo polo positivo. Qui valutate bene e prima di installare verificate. Perché? Perché se ne mettete uno in una posizione sbagliata, bruciate il BMS. Attenzione a questo dettaglio che sembra insignificante, invece è fondamentale. In questa sezione che parla dei due regolatori di carica, voi vedete che il regolatore nello specifico, ma quasi tutti ce l'hanno, hanno un'uscita per poter attaccare un carico modesto, nulla di esagerato, non sono degli inverter, no? Io ho voluto mettere un fan, cioè una ventola, con un interruttore termostato. Perché? Perché anche se gli EPEVER, ho visto dal laboratorio, dissipano benissimo, in un momento estivo e magari posizionati in un locale che è molto caldo, può essere opportuno attaccare una ventola che possa raffreddare anche così direttamente le alette di alluminio dei vari regolatori, e questa è termostatata, ovvero è sotto un termostato che, attaccato alle alette di alluminio, va a far partire la ventola solo quando si superano certe temperature abbastanza alte. Parlavamo dello stato solido, li abbiamo già descritti, e poi, come notate, tutti i positivi vanno insieme, è una cosa un po' diversa da come si usava nelle piombo, dove erano tutti negativi ad andare insieme. Bene, i positivi vanno tutti sulla batteria nel positivo e ognuno, ricordate, deve avere sempre i suoi fusibili. Ogni linea di corrente, dai pannelli al regolatore, dal regolatore alla batteria e dalla batteria all'inverter, ci vuole sempre un fusibile o uno stacca batterie o un fusibile ripristinabile. Voglio fare un po' il riassunto di quanto abbiamo visto adesso, perché reputo importante questo video, perché spiega proprio dalla A alla Z come va configurato, come va formato e composto un impianto con batterie litio-ferro-fosfato. Allora, abbiamo questo inverter toroidale, quindi onda sinusoidale pura, perfetta, molto potente. Deve essere bilanciato per assorbire la giusta corrente senza far sacrificare le batterie. Quindi le batterie devono essere proporzionate alla massima potenza dell'inverter.
Nello stesso modo i regolatori di carica e quindi i pannelli andranno a caricare queste batterie, non potranno caricarle eccessivamente o non essere mai in grado di caricarle perché abbiamo pochi pannelli. Ecco che ci vuole questo equilibrio. Quindi questi componenti vanno scelti, c'è una pianificazione dietro, non possiamo fare le cose a caso, che sia un impiantino piccolo o un impianto significativo. Abbiamo visto l'importanza del BMS, vedremo se in seguito riusciremo a trovare una soluzione per ottimizzare l'uso del BMS o per sganciarlo. Non voglio essere un facilone dicendo togliamo il BMS, non mi piace questa frase perché il BMS ha un controllo, solo il termine inglese Battery Management System significa che ha un controllo totale delle batterie e ad oggi è fondamentale. La cosa importante nell'inverter, avete visto, c'è un ingresso della tensione e un'uscita della tensione. Cosa vuol dire? Che noi attaccheremo anche la rete all'inverter, perché una volta programmato l'inverter, come abbiamo visto nel video precedente, quando le batterie scendono sotto una certa soglia e prima che intervenga il BMS o prima che intervenga l'inverter staccando, lui avrà una programmazione per passare alla rete. Ok, ci sono stati 3-4 giorni di nuvole, non si è riusciti a caricare le batterie, la tensione è bassa, lui switcherà, cioè passerà alla rete prelevando direttamente senza ulteriormente consumare, quindi rovinare le batterie. Le cose descritte in questo grafico spero siano state utili e siano utili per la vostra autoproduzione di energia. E ricordate che qua c'è tutta una serie di cose che non sono menzionate, come ad esempio dove posizioniamo i pannelli, li avvitiamo su un tetto di legno o dobbiamo andarli a posizionare sulle tegole, quindi serviranno anche i supporti per quanto riguarda il sostegno delle batterie. Ricordo che le litio ferrofosfato, anche se queste non sono le Li-ion, quindi non sono né esplosive né bruciano, però andrebbero posizionate al di fuori della casa, in un locale tecnico. Ricordiamo che la scelta dell'inverter deve tener conto anche della rumorosità. Se mettiamo gli inverter ibridi, dove oggi vanno molto di moda questi Voltronic, che quando partono le ventole oltre i 5 A, quindi 23 ore al giorno, sembra che avete in casa dei missili e quindi se le posizionate queste strutture, e quindi questi inverter vicino alla camera da letto, rischiereste di non dormire. Teniamo presente il dimensionamento dei cavi, importante, meglio cavi più grossi che appena giusti sulla misura che andrebbero a scaldarsi. Le tensioni più sono alte e meno avremo cavi grossi e temperature più tollerabili. Quindi andiamo a progettare il nostro impianto tenendo presente anche dei consigli di questo canale e mi raccomando, avvaletevi di esperti se non siete capaci e come dico sempre alla fine iscrivetevi al canale. Buona visione per il prossimo video, arrivederci a tutti.